Buonasera a tutti gli amici, siamo di nuovo qua per un'altra pillola di benessere e bellessere e come sempre diamo il benvenuto a Francesca Magro. Ciao Francesca. Ciao Serena e benvenuti a tutti quanti. E a Simone Zorzi. Ciao Simone. Ciao Serena, ciao a tutti. Allora, oggi parliamo di acqua e campo energetico umano. Allora, anche qua, insomma, un argomento un po' particolare che spesso vuole dire, cioè, cosa c'entra l'acqua con l'energia del nostro corpo? Ma insomma, lo scopriremo oggi. Allora, io come sempre lascio la parola a Francesca che ci introdurrà un po' questo argomento, poi invece Simone ci dirà tutta la parte tecnica, insomma andremo a capire un po' più dettagliatamente questo aspetto. Francesca, a te. Grazie Serena. Questa sera appunto parleremo di qualcosa a cui non si pensa, ovvero il campo energetico del corpo umano. Perché questo è legato all'acqua? Allora, intanto facciamo un passettino indietro. Noi tutti abbiamo la piena percezione del nostro corpo fisico, ma questo ovviamente ha anche un campo energetico, chiamatelo anche campo elettromagnetico se volete, che può essere fotografato, può essere reso visibile e ci mostra lo stato di salute. Lo stato di salute e di equilibrio di una persona è un equilibrio molto sottile che dipende da una salute mentale, una salute fisica, una salute emotiva, una salute spirituale e molto spesso vengono messi alla prova dallo stress. Lo stress va grandemente a influire sul nostro campo energetico. Per campo energetico intendiamo sia una parte in un certo senso più sottile, più se vogliamo definirla spirituale, sia proprio a livello di energia tangibile, quanta vitalità c'è nell'organismo e quanto questo nostro corpo è in equilibrio. Quindi stasera andremo a capire, grazie a delle dimostrazioni scientifiche, grazie a un macchinario molto particolare, molto sofisticato, che vi spiegheremo come funziona, come è possibile vedere questo campo e come si può portare in equilibrio. Ed è un argomento, vi anticipo, che è vastissimo, ci vorrebbero, come poi vi dirà anche Simone, ci vorrebbero veramente delle ore anche solo per averne una nozione un po' più completa. Ma questa sera ne siamo qui insieme a Serena per farvi una piccola pillola. Se poi siete interessati ad approfondire, vi invito a lasciarcelo nei commenti, così ci dedicheremo io e Simone un'intera serata dove vi spiegheremo bene come funziona tutto quanto. Quindi io adesso lascerei la parola a chi sa spiegarvi più nel dettaglio cosa sono questi macchinari e come funziona questa parte del nostro corpo. Sì, allora prima di lasciare la parola ovviamente a Simone, ti ringrazio Francesca per aver anticipato appunto che è un argomento vastissimo, quindi appunto chiedo a tutti coloro che ci stanno ascoltando insomma di prendere ovviamente questi concetti, cercare di contestualizzare la cosa e poi eventualmente faremo un approfondimento, ecco che è molto importante questo. Simone, a te. Allora, intanto Serena, io ti chiedo di supportarmi con delle slide, perché qui è un po' più tecnico. Quello che posso aggiungere alla premessa di Francesca è che, uno, come abbiamo detto nelle presentazioni precedenti, BioVital Progetto Italia porta con sé in questi 16-17 anni una letteratura scientifica ad hoc creata per tutto ciò che è il progetto. E oggi quindi abbiamo appunto una traccia importante che vi faremo capire. Dall'altro canto, quando si parla di il principio del vitalismo, una persona è vitale, quella persona ha molta energia, sono tutti questi modi di dire che magari rappresentano cose estremamente semplici da un lato, ma in realtà c'è la possibilità di misurarle, ok? E per fare questo, come diceva Francesca, è necessario dei macchinari, delle macchine che sono state create da scienziati straordinari e uno di questi è lo scienziato russo, il fisico russo Konstantin Korotkov. Konstantin Korotkov ha brevettato, creato questa macchina che si chiama GDV e si basa sull'effetto Kirlian. Ma è una cosa, adesso per chi non lo conosce, l'effetto Kirlian è una macchina
studiata precedentemente, che permette di vedere appunto il campo energetico di un individuo, ma non solo, anche della frutta, di un animale, ciò che c'è anche in natura, di un albero, volendo, no? Quindi di tutto ciò che è vitale, appunto. Esattamente, esattamente, esattamente. E invece GDV è, diciamo, un'evoluzione importante perché diventa qualcosa di molto più specifico, dove si può contestualizzare il tutto attraverso delle vere e proprie evidenze scientifiche che ti dicono così com'è. Okay? Quindi è un'evoluzione dell'effetto Kirlian. Ovviamente sfrutta dei mezzi sofisticati, è una macchina particolare. Adesso puoi andare avanti, Serena. E si basa su principi quantistici. Quando parliamo di energie sottili parliamo di fisica quantistica, che poi in realtà, come dice questo testo, parliamo anche di antiche tradizioni di guarigione fondamentalmente, che sembrano a volte delle magie, ma che in realtà oggi si possono dimostrare o comunque verificare. Allora, come funziona? Adesso io faccio un riassunto. Abbiamo questa macchina per misurare il campo energetico di un individuo. Cosa è sufficiente fare? Mettere dentro una mano, ok? Noi nella punta delle mani abbiamo i nostri punti energetici, ok? Questo ce ne insegna la medicina cinese, ma qui io non vado oltre. E attraverso la creazione di un campo elettromagnetico molto forte all'interno della macchina e il campo magnetico stesso dell'individuo, della persona, c'è una reazione che questa reazione crea fotoni, cioè la particella più piccola della luce. Questi fotoni, grazie alla creazione di una densità importante all'interno della macchina, che è una sorta di gas, si può poi fotografare, può poi diventare un PDF, per capirci semplicemente, e vedere qual è il campo energetico della persona e quindi fotografare la luce, i fotoni. Questo è un po', ecco, è estremamente sintetico, ma questo può aiutarci. Sappiate che tutto questo si può anche vedere attraverso delle cose particolari che si possono fare, come può essere, come è scritto qui, delle meditazioni, dei pensieri, dell'esercizio fisico, che può cambiare assolutamente il nostro campo energetico. Ma in realtà quello che abbiamo portato avanti noi come progetto, come letteratura scientifica, è proprio il fatto dell'acqua. Cioè, che differenza fa l'acqua? Non dimenticando, ma questo l'abbiamo detto precedentemente, l'ha detto appunto Francesca, che noi siamo fatti per il 99% di molecole d'acqua. Questo non l'ho detto io, l'ha detto Pollack, uno scienziato straordinario, che ad una conferenza a Trieste anni fa appunto non c'era lui, doveva esserci, ma ho conosciuto il suo assistente, un altro scienziato. Comunque sia, lui ha fatto questo conteggio e siamo fatti d'acqua per molecola al 99%. La molecola d'acqua ha un suo campo energetico semplicemente perché è una molecola polare e quindi ha 2 poli più e 1 meno, ok? Quindi H2O. Questo significa che ha campo magnetico, quindi energia. E questa energia, come si può misurare di una molecola singola, si può misurare poi di conseguenza in una sagoma umana. Dico sagoma perché è quello che poi risulta dalla macchina. Quindi, fase successiva, Serena, vai. Scusate, ma questo, come dicevamo, è un po' complesso. Allora, ma va benissimo perché aiutiamo anche i nostri amici a comprendere un attimino meglio tutto l'argomento, appunto, come dicevi tu, molto complesso. No, ma molto interessante. Allora, questo test l'abbiamo fatto su 30 soggetti, ecco, quella volta ovviamente c'ero anch'io, è stato fatto 7-8, insomma, sono passati parecchi anni, ed erano di più comunque i soggetti. In ogni caso, ecco, una trentina. L'età era appunto 30-70 anni e cosa è stato fatto? Sono stati sottoposti alla macchina GDV prima e dopo alcuni minuti aver bevuto un bicchiere di acqua Biovitale. E questo per capire cosa cambiava, ok? Cioè cosa la macchina fotografava e cosa cambiava in termini di energia, di campo energetico che aveva la persona stessa prima e dopo. L'unità di misura nel caso della GDV è un'unità di misura, diciamo, coniata da Korotkov, che è un'unità di misura a sé. In generale si può identificare con i joule, che è un'unità di forza, un'unità di energia. Ecco, sapete, sono un po' tecnico, andrei sui tecnicismi. Andiamo avanti, ok? Così vediamo cosa è successo in termini di cambiamento. Allora, questa è una prima persona, come vedete la sagoma è femminile,
e abbiamo misurato il campo energetico e c'è stato questo risultato. Allora, la cosa particolare da vedere e da capire qual è? Che nel momento in cui questa persona che ha un buon campo energetico, nelle parti dove non è equilibrato rispetto ad altre, quindi immaginiamo, ecco, le fughe, questi, Serena, Francesca, no, queste parti, non so se è il mouse per indicarlo, queste parti dove manca un po', per esempio, ecco, sì, eccola lì, perfetto, esatto, esatto, in linea generale comunque questa persona sta bene, tuttavia l'utilizzo della GDV cosa fa? Identifica dove c'è questa fuga, ok? E grazie a questo possiamo identificare che quella parte del corpo precisamente dove è indicato nella sagoma, quindi dove ha il mouse adesso abbiamo il gomito, il braccio, ok, per capirci. Dopo nella grafica più specifica capiremo se è il braccio o meno. Si può identificare un abbassamento della carica energetica e quindi potenzialmente potrebbe esserci una problematica. Piccola cosa, quando l'ho fatto io personalmente mi ero appena tolto il dente del giudizio, una settimana probabilmente, un po' meno, e l'ho fatto e mi segnalava mancanza qui, ok? È pazzesco perché è precisa e io mi chiedevo, ma io... E poi sì, vabbè, non era passato tanto tempo, quindi... No, anzi, forse non era passato... Beh, vabbè, comunque, insomma, mi ero appena tolto un dente per capirci e lo segnalava, quindi... Ecco, dobbiamo vederlo in questo modo. Può essere una problematica di un certo tipo potenziale, come magari un periodo, un momento in cui siamo, come diceva Francesca, stressati o magari, nel mio caso, mi ero tolto un dente. Bene, questa persona ha bevuto un bicchiere d'acqua, il tempo tecnico di fare tutto è 10 minuti dopo, e nel frattempo ha bevuto l'acqua, vai. Dopo. Allora, questo secondo me è straordinario, quando l'ho visto la prima volta mi è venuta la pelle d'oca, nel senso che, come vedete, dove prima Serena aveva segnalato queste fughe, adesso non ci sono più. Addirittura è come se avesse dato una spinta in più per coprire e rimodellare il campo energetico. Questo è bellissimo perché significa che l'acqua ha questa sorta di, come posso dire, beh, qui i segreti dell'acqua sono ancora molti, di rivitalizzazione. Sì, ecco, io andavo ancora molto più profondamente, ma sinteticamente così abbiamo rivitalizzato l'organismo perché abbiamo dato energia a tutta l'acqua del corpo con un bicchiere d'acqua, basta che vada in circolo, e abbiamo ricreato un equilibrio nel campo energetico. E questa è tanta roba, detta è andato a coprire dove prima c'era una mancanza, possiamo dire anche così? Oltretutto, esatto. Considera qui Serena, che poi, questo l'abbiamo detto anche in diretta, che i pranoterapisti, o comunque quelli che con le mani, che non sono dei personaggi ambigui, sono solo personaggi che hanno questo talento, che abbiamo tutti, che riescono a sentire quello che è stato fotografato con questa macchina, quindi... Io adesso non è che li voglio difendere, ma in realtà è semplicemente questo, quindi niente di, ok? Che poi possono aiutare la persona. I pranoterapeuti che usano l'acqua del Biovital sentono quando la persona ha bevuto prima l'acqua, prima di fare il trattamento. Molto interessante questo. Oltre al fatto che il terapeuta, grazie a quell'acqua, riesce ad essere più efficace. Test 2. Non li facciamo vedere tutti, non preoccupatevi, perché sennò sono 30. Test 2, abbondantemente. Test 2, stessa cosa, misurata prima, sempre una donna, bevuto un bicchiere d'acqua, risultato, dopo. Si vede la differenza proprio anche di ampiezza, di spessore, se posso definirlo. Sì, esattamente. E quindi è interessante perché poi nella simmetria e poi nell'area energetica del campo energetico vedete dei numeri che indicano l'innalzamento, come dicevi tu, Serena. Terzo, che è quello, come dire, che può essere definito più evidente, che io conosco personalmente, o meglio, lo conoscevo, adesso da un bel po' che non lo vedo. Questo invece è un maschietto, come vedete, e questo ha svariate potenziali problematiche, come vedete, alla luce del fatto che questa macchina, ecco, attenzione, forse questo io non l'ho detto,
Questa macchina comunque, esempio, in Russia viene usata anche negli ospedali preventivamente alla potenziale condizione clinica dove magari bisogna dare un farmaco, eccetera. Quindi per capirci, la persona non sta bene o comunque sceglie di fare questa valutazione, entra nell'ospedale prima di andare a farsi delle analisi chimico-fisiche, che poi possono essere importanti, chiaramente non lo discuto, ma facendosi prima questo riescono a capire dove magari si può, come dire, controllare. Questo è molto interessante, molto interessante. Lo stanno usando anche in Australia, la usano. Dopo, non tutti, ma è usata. Comunque sia, scusate la parentesi, questo amico beve un bicchiere d'acqua, il risultato successivo è wow. Estremamente diverso, ma infatti ho visto anche sotto, Simone, dove c'è scritto Symmetry, che è aumentata notevolmente rispetto invece ai 2 test precedenti. Esattamente. Eh sì, appunto perché chiaramente avendo anche uno sbalzo più alto si vede questa differenza, ma consideriamo sempre che parliamo di persone di 70 kg, 60, 50, insomma persone adulte che hanno un loro peso, che hanno la loro quantità d'acqua e con un bicchiere d'acqua c'è una differenza enorme di cambiamento. Quindi noi proviamo a pensare a bere i classici 2 litri di acqua al giorno. Esatto. È evidente, Serena, giustamente, che nel momento in cui io riesco a bere sempre un'acqua di un certo tipo, un'acqua, in questo caso acqua a bevità, l'acqua strutturata, il mio corpo ha dei miglioramenti, ha degli equilibri che prima magari per svariati motivi, ecco, la condizione stressante, il lavoro medicinali che magari sono obbligato a prendere, magari non per scelta, non lo so, adesso non approfondisco, vanno a stressare l'organismo e magari per questi motivi riuscire a tenere sempre in equilibrio l'organismo attraverso un bicchiere d'acqua, credo sia una cosa bella. Insomma, no? Direi di sì, cioè, come sempre, no? Come abbiamo detto anche in un video precedente, è semplice, cioè per rimanere in salute in realtà a volte basta un semplice bicchiere d'acqua. Sì. Ecco. Allora, Serena, se vuoi spiego anche la seconda parte, proseguendo. Sì, quindi vado avanti. Qui ce n'è un altro, ok, stesso principio. Sì, abbiamo visto proprio passando, si è vista proprio anche la differenza. Sì, ok, questa è stata proprio una bomba, questa, esatto. Esatto. Quindi, i risultati. Ok, ma aspetta, vai su quella dopo, Serena, scusami. Questa. Ok, sì, io vorrei fare questa e poi concludere e magari fare le altre la prossima volta, se dite. Certo. Perché questo va a identificare ancora. Allora, lì abbiamo la sagoma. Allora, cosa succede? Allora, noi siamo un insieme di acqua e abbiamo degli organi. Questi organi sono rappresentati con i vari nomi che vedete qui in questi grafici. Ok? Allora, quindi la domanda è, nel momento in cui l'acqua va a coprirmi una fuga, che dicevamo prima, che corrispondeva, non so, a un rene. Attenzione, io non sono un terapista, quindi sono un tecnico, quindi mi metto lì su logiche di fisica, semplicemente. Poi magari qua Francesca mi darà una mano. E c'è questa fuga. Questo rene cos'ha? L'approccio qui è sempre da un punto di vista quantistico, di energia, ok? Del campo energetico. E quindi bisogna sapere che ogni organo ha una sua frequenza, ha una sua energia, ok? Ed è interessante considerare, voglio fare questo esempio, considerare che è come se fosse un'orchestra dove ogni strumento, no, dal violino a, non so, a violoncello, piano, eccetera, hanno una loro frequenza che devono essere in armonia, in equilibrio il musicista nel suonare, affinché tutto poi risuoni armoniosamente, che sia un suono che risuona, ok? Ma se soltanto uno non stona, tutto stona e funziona un po' allo stesso modo. E questo, tutti i nostri organi sono legati da campi elettromagnetici, da frequenze e dall'acqua stessa che ne è struttura e funzionalità. Questo è molto importante a mio avviso, perché
stiamo entrando in questi ultimi anni in argomenti che devono essere, come dire, approfonditi. Ieri sera abbiamo fatto una live con un biologo, una dottoressa Gaglio, e lei raccontava proprio queste cose. In ogni caso, nello specifico, allora spiego questo. Allora, la parte centrale col mouse, ecco, tu hai il mouse adesso, Serena. Allora, sì, è concentrico, ok. Allora, che sia uno che sia l'altro non importa. Quello che adesso devo spiegare è, vedete, vedi questa fascia verdolina larga che fa cerchio? Esatto, bravissima. Allora, le risultanze che noi dobbiamo vedere è, nel momento in cui, allora, se rimaniamo lì con l'equilibrio energetico, siamo giusti. Se andiamo fuori, siamo da migliorare, ok? Allora, qual è il punto? Questo è il test 1, no? Allora, fai vedere anche il test 2. Eccolo qua. Allora, quello che si nota è che nel momento in cui, ecco, quello verde, il segmento verde, ok, che prende certi equilibri, che rimane dentro quell'azzurognolo che vi avevo detto prima, significa aver fatto un cambiamento di equilibrio. E invece quello rosso è quello che ci sta fuori, che non è in linea, ok? Quindi il principio, sia su questo test e anche quello prima, è rimanere in quel range affinché sia equilibrato. E questo avviene attraverso un bicchiere d'acqua. Quindi, nello specifico, ogni organo va in equilibrio da un punto di vista energetico, che poi porta a fare questa sagoma e questo campo energetico che, come abbiamo visto prima, ci permette di dire che c'è un campo energetico in equilibrio. Ecco, questo è un po' il punto. Non so quanto chiaro possa essere stato, mi auguro un po'. Ma allora io direi che è stato chiaro, nel senso che anche l'immagine ci ha aiutato tantissimo a capire questo aspetto. Poi è ovvio, insomma, se andiamo un po' più sul tecnico, magari c'è anche chi può capire di più, però direi che il concetto è arrivato sicuramente, almeno insomma io parlo per me, spero di parlare anche per tutti i nostri amici, ma ovviamente se hanno dei dubbi, come abbiamo detto ancora, possono sempre scriverlo nei commenti e poi magari ne riparliamo. Io direi a questo punto, visto che l'argomento, come abbiamo detto, è vastissimo, per oggi intanto ci fermiamo qua e eventualmente andremo ad approfondire con altri video proprio questo argomento. Quindi, ancora una volta, io ringrazio tantissimo sia Francesca Grazie a voi. sia Simone. Ciao a tutti, grazie Serena. E vi do ovviamente appuntamento al prossimo video, perché non abbiamo ancora finito con le nostre pillole dedicate all'acqua strutturata. Vi invito, se non li avete visti ancora, a riguardare anche i video precedenti e a lasciare i vostri commenti poi sotto al video, che in qualche maniera riusciremo poi a rispondervi. Grazie a tutti quanti e alla prossima.